Caro Presidente del Parlamento ungherese, cari membri del gruppo ECR, gentili ospiti, è con grande piacere che vi do il benvenuto all'edizione 2023 delle giornate di studio del gruppo ECR che celebriamo oggi nella bellissima città di Budapest e nella splendida cornice del Parlamento ungherese. Lo celebriamo in una data speciale per la storia di questo Paese e dell'Europa intera. Il 9 e il 10 novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino. I popoli dell'Europa orientale riacquistavano la libertà dopo quasi 50 anni di occupazione e di dominio dell'Unione Sovietica comunista. L'Europa tornava unita e sovrana, era il sogno che molti giovani dei popoli dell'Europa occidentale, sull'altro lato del muro di Berlino, sognavano e lottavano per raggiungere questo obiettivo. Io avevo 21 anni, a Roma, nella piazza del Pantheon, festeggiammo e organizzammo con la nostra organizzazione politica la caduta del muro di Berlino e aspettavamo il momento di tornare ad abbracciare i ragazzi di Buda, gli uomini e le donne di piazza San Venceslao, gli eroi della rivoluzione polacca soffocata dai carri armati di Jaruzelski e tutti gli altri popoli dell'Europa orientale che potevano tornare a credere in una grande Europa, nell'Europa dei popoli, nell'Europa dei nostri valori e della nostra tradizione. Mentre a Mosca piangevano, a Roma si festeggiava. Ricordiamocelo sempre, che l'Europa occidentale è cosa diversa dall'imperialismo russo, cinese e anche americano. Dobbiamo costruire un'Europa forte e indipendente che possa scegliere le proprie alleanze naturali, in particolare nell'ambito della cooperazione tra le grandi democrazie occidentali, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, in Estremo Oriente, ma con la libertà e la forza di essere sovrani e indipendenti. Questa libertà i popoli europei l'hanno conquistata con una rivoluzione senza sangue né terrorismo. Ungheresi, polacchi, tedesco-orientali, romeni, bulgari, cechi, slovacchi non hanno dirottato aerei, non hanno decapitato bambini, non hanno sgozzato nessuno. Lo voglio dire nelle ore in cui Hamas in Israele fa queste cose e qualcuno a sinistra li giustifica dicendo che è il risultato di decenni di occupazione. È questione di civiltà. Qui in Europa si è subita per decenni un'occupazione straniera e imperialistica e ideologica da parte di un partito comunista che ha voluto imporre il suo modello, ma il modello della civiltà europea ha saputo reagire, costruire gli anticorpi e riconquistare la libertà senza rinunciare alla propria tradizione, senza rinunciare alla propria umanità, senza rinunciare alla propria civiltà europea e cristiana. Parlando proprio di questa radice e di questa comune origine e anche tradizione ed eredità religiosa, lo dico da laico, non posso non sottolineare lo speciale legame che unisce la città di Budapest alla mia regione. Io sono il presidente della regione Abruzzo, nella quale vi è un piccolo comune capestrano che ha dato i natali e l'origine a San Giovanni, che guidò i popoli europei dell'Europa orientale nell'assedio di Belgrado, che sollevò decine di migliaia di volontari con la sua predicazione per liberare e difendere l'Europa cristiana contro l'invasione dell'impero turco ottomano e l'islamizzazione dell'Europa. Dobbiamo anche a uomini come San Giovanni da Capestrano il fatto che l'Europa e che questa
parte dell'Europa abbia potuto conservare e coltivare le proprie tradizioni e le ha potute trasmettere ai propri figli. E avendo anche io una lontana origine, una delle mie bisnonne originaria di Capestrano, sento un particolare feeling e legame con la città di Budapest, che è gemellata con questo nostro piccolo comune abruzzese. Per noi conservatori è chiaro che stiamo vivendo tempi difficili. Negli ultimi anni, da amministratori locali e regionali, abbiamo affrontato diverse sfide che hanno accomunato i nostri territori: la crisi economica globale, quella migratoria, la pandemia da Covid, fino alla guerra in Ucraina e ora anche la crisi in Medio Oriente. Vi è una crisi però più profonda che accomuna tutti i paesi europei e che giorno dopo giorno sta diventando sempre più lampante agli occhi dei nostri cittadini. Ed è la crisi dei valori dell'Europa, dove il predominante approccio ideologico imposto da una cancel culture che, rinnegando la nostra storia comune, ci ha portato all'abbandono del buonsenso nell'affrontare in maniera pragmatica le sfide che ci affliggono. Come ha detto il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che è anche Presidente del Partito dei Conservatori Europei, e porto anche il suo saluto a questa importante riunione, è ormai evidente che viviamo in tempi in cui tutto ciò che ci definisce come europei è sotto attacco. Come conservatori abbiamo un dovere nei confronti della nostra storia e nei confronti dei nostri figli. Non possiamo dimenticare le nostre radici. Di fronte a queste sfide dobbiamo unire le nostre forze per costruire un'Unione europea forte, basata sul rispetto degli autentici valori europei. Come diceva Tolkien, le radici profonde non gelano e le nostre tradizioni non potranno essere cancellate. Noi, conservatori, non lo permetteremo. I valori sono come le radici di una possente quercia. Come le radici profonde e robuste ancorano e nutrono un'imponente quercia, i valori forniscono il sostegno e il nutrimento necessari per il successo, la stabilità e la crescita delle nostre comunità. I nostri valori e i nostri principi sono le fondamenta che ci permettono di resistere alle tempeste, proprio come una quercia ben radicata può resistere alle forze della natura. Per noi la difesa delle nostre radici storiche, culturali e religiose è un fatto di buonsenso. Ecco, ci rifiutiamo di accettare ogni forma di diktat culturale. Come diceva Roger Scruton, la vera ragione per cui le persone sono conservatrici è che sono attaccate alle cose che amano e vogliono preservarle dall'abuso e dalla decadenza. Sono attaccate alla loro famiglia, ai loro amici, alla loro religione, all'ambiente che li circonda. I conservatori fanno una distinzione permanente tra le cose che rafforzano e le cose che minacciano la loro sicurezza. E noi faremo di tutto per non farcele portare via e per seguire questa grande lezione di uno dei più importanti pensatori e filosofi conservatori della storia europea. E ora, nei mesi che precedono le prossime elezioni europee, ci troviamo ad affrontare una tempesta che è volta a minare i veri valori europei. In questo momento diventa ancora più importante che mai che i conservatori facciano squadra, concentrandosi sulle cose che ci uniscono. In questo senso oggi non potremmo trovarci in un posto migliore di Budapest, spesso definita la città dei ponti. 8 ponti attraversano il Danubio collegando Buda e Pest. Sono convinto che questa metafora possa ispirare la cooperazione tra noi conservatori europei. Proprio come questi ponti collegano Buda e Pest, i nostri valori e principi condivisi possono fungere da ponti fra i conservatori di tutta Europa. Questi ponti possono aiutarci a superare anche le correnti ideologiche più potenti, che cercano di far deragliare l'Europa dalla strada del buonsenso. E trovandoci a Budapest non possiamo non ricordare come durante la rivoluzione ungherese del 1956 una nazione a lungo oppressa dal regime comunista si sollevò contro il suo oppressore. C'è una celebre canzone che narra di come i ragazzi di Buda e i ragazzi di Pest si siano uniti per affrontare l'oppressore comunista. E ricordo ancora con grande emozione e piacere nel 2019, durante un evento
del mio partito a Roma, le strofe di questa canzone riecheggiarono durante l'incontro tra Giorgia Meloni e Viktor Orban. Facciamo in modo che queste giornate di studio servano a rafforzare i ponti che ci uniscono per difendere il buonsenso e rafforzare la nostra cooperazione di fronte alle tempeste ideologiche. E facciamo in modo che la storia e la resilienza di questa città ci ispirino a difendere i veri valori europei e a costruire una Unione Europea forte, basata sul rispetto della sovranità nelle nostre nazioni. Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi auguro che questi messaggi possano guidare il nostro cammino. Buon lavoro a tutti.